Nella prima parte del video eravamo rimasti a tutte le lavorazioni sul carter, quindi avevamo aperto completamente il foro per il pacco lamellare, l'avevamo resinato in tutte le sue parti, avevamo messo le viti, mancava di portarlo in rettifica. È stato ritirato dalla rettifica, è stato fatto il piano come vedete qui, lavorato sia qui che da quest'altra parte. Adesso che cosa dovremo fare? Dovremo prima di tutto rimuovere la resina in eccesso che si trova all'interno del portapacco, quindi questa qui, lisciarla, lisciare la punta delle viti autoforanti e poi sistemare un pochino qui, rendere la superficie più regolare, l'apertura, e poi una volta accoppiato il carter, ve lo faccio vedere, eccolo qua, dovremmo, ecco, così si vede bene, dovremmo andare a lavorare in questa zona qui, ecco, perché in questa zona noi dovremmo fare uno scivolo che possa indirizzare il flusso in entrata il più possibile verso il centro dell'albero. Poi ci proveremo l'albero e vedremo come poter fare al meglio. Poi, sempre oggi, vedremo questa che già l'avevamo vista, chiuderemo tutti i fori con la resina e lo prepareremo per fare poi la lavorazione per farlo funzionare con un carburatore da 40. Andiamo avanti, abbiamo come materiale frizione Crimax con dischi sinterizzati. Eccola qui, con tutte le sue parti. Su questi motori così potenti è bene sempre usare frizioni di questo tipo, che sono molto leggere ma anche molto prestanti, nel senso che resistono a sollecitazioni notevoli. Noi l'abbiamo utilizzata anche per fare gare di accelerazione. Questa frizione ha un difetto, tra virgolette, ma non è un difetto, è proprio che è fatta così, che stacca con pochissima corsa della leva e quando attacca lo fa fortissimo perché ha i dischi in alluminio che fanno più attrito degli altri. Quindi è necessario impiegare questo kit che vende sempre Crimax in modo che la leva diventi più morbida e la corsa diventi più lunga, in modo da poter dosare meglio l'attacco della frizione. Comunque per motori stradali alla fine va bene anche il suo rallino originale, però questo fa funzionare veramente meglio la frizione, quindi io ve lo consiglio, la frizione e il suo rallino, anche se costa un po'. Quindi abbiamo la frizione, che è questa, e poi abbiamo l'accensione Parmakit ricavata dal pieno. Poi valuteremo nel caso se lasciare questa ventola oppure sostituirla con una più efficace, perché come vi abbiamo fatto vedere nel video dedicato al raffreddamento, questa specifica forma con tante alette e piccole non raffredda bene a regimi elevati. Certo, questo motore non girerà tantissimo, comunque sarebbe meglio che abbia un raffreddamento efficiente, anche in virtù della potenza prodotta che dovrebbe essere un bel po'. Questo è 2,4 kg e io vi consiglio sempre volani di questo peso se parliamo di accensioni di questo tipo, quindi statore IDM, perché permettono sia di far funzionare bene la frizione che di far funzionare bene il motore proprio. Quindi sempre volantini un po' pesanti, anche su motori da corsa, soprattutto perché il diametro rispetto a un volano Piaggio, anche che il peso è di 2,4 kg, è molto minore, quindi l'inerzia generata da questo volano a pari peso con quello Piaggio sarà
nettamente inferiore. Allora, proseguiamo. Una cosa ho dimenticato di dirvi prima, è stato anche, vi ricordate qui c'era un riporto di saldatura perché con il taglio della cuspide si era rovinata la filettatura, è stata rifatta la filettatura e rifatto il piano, quindi adesso è tutto a posto, è pronto. Allora, con l'ausilio di un pennarello indelebile andiamo a segnare la parte da asportare lato volano, quindi segniamo così, poi chiaramente faremo ulteriori verifiche, però per avere un riferimento lo facciamo. Ecco qua, andiamo a vedere. In questo modo dovremmo essere riusciti a replicare, eccola qui, la forma dell'apertura anche da questa parte. Adesso con il solito elettrutensile andiamo a limare questa parte per smussare almeno fino qua, insomma un centimetro e mezzo su questa fascia. Il carter l'abbiamo sgrossato con la fresa, quella grande. Nel frattempo ho montato sull'altro semicarter i quattro prigionieri di chiusura. Quindi adesso la rifinitura di questa superficie e della superficie interna del portapacco la faremo con il Dremel, in modo da poter arrivare. Faremo con i rotolini in modo da dare già alla superficie una finitura liscia come dovrà essere finita. Già dopo la prima sgrossatura sul carter volano è possibile osservare come già sia meglio orientato, vediamo se riesco, ecco, come sia già meglio orientato il flusso al centro della camera di manovella, ecco. Come potete vedere, male, ma ecco, così, vedete? L'abbiamo già orientato più o meno al centro delle spalle. Andiamo a fare la rifinitura. Come vi avevo anticipato, oggi faremo anche il pacco lamellare, lo sistemeremo, non completeremo l'operazione perché sto costruendo ancora, e lo vedremo nel prossimo video, la piastra d'acciaio su cui puoi mettere il collettore, che verrà ricavato da una marmitta originale per PX 125-150, quindi che ha il diametro interno adatto, è 40. Quindi questo qui l'ho sfilato in modo che possiate vedere come è fatto. Questo qui è di un vecchio go-kart TM, ok? È in plastica. Però dobbiamo tappare questi fori perché altrimenti la guarnizione, il bordo esterno della guarnizione va a finire fuori dalla parte solida del guidaflussi. Quindi qui riempiamo tutto con la resina e poi allargheremo alla misura che ci interessa. Ecco qui, la resina è stata applicata, ne abbiamo messa più del necessario. Chiaramente poi, una volta che si sarà seccata, asporteremo l'eccesso prima di fare la lavorazione. Ne è avanzato un pezzetto, quindi penso che la attaccherò qui, qua dove è il famoso buco, per avere la certezza di non sfondare. La resina si è indurita e per spianarla utilizzeremo questo strumento, che è una levigatrice rotante, eccola qui, a mano. Poggeremo qui
e rifaremo il piano. Il guidaflussi tappato e carteggiato appare così. Lo mettiamo all'interno del pacco lamellare e poi lo mettiamo da parte e lo andremo a lavorare, continuare la lavorazione quando avremo anche la flangia. Andiamo a vedere che cosa succede sull'aspirazione quando il pistone sale e scende. Allora, adesso ci troviamo in questa posizione, eccoci, ci troviamo in prossimità del punto morto inferiore. Come vedete il passaggio è scarso, ma c'è da questa parte. Per questo aprire dalla parte, fare lo scivolo dalla parte del volano è stata una cosa saggia dal punto di vista fluidodinamico. È chiaro che qui potremmo beneficiare di un'ulteriore sezione di passaggio facendo un leggero smusso sull'albero motore. Quando poi il pistone sale, eccolo qui, c'è la classica apertura della valvola, perché l'albero deriva da quello. Ecco qua, l'albero è stato lavorato come vi avevo anticipato. Mi sono limitato a smussare la fascia, questa parte qui che è vuota, a smussarla un pochino verso il centro in modo da togliere meno peso possibile. Avrei potuto tagliarla direttamente e avere il massimo passaggio, però avrei alleggerito troppo l'albero. Ho anche rimosso il dentino di quella che è la fascia che chiude la valvola originale, perché la resina lato frizione si protende leggermente sulla sede. Siccome non voglio togliere la resina, ho tolto il dentino, perché la parte di resina che è ancorata sulla sede del dentino mi garantisce di più la tenuta della resina stessa. Non ribilancerò, per così dire, l'albero motore, perché cade soltanto leggermente indietro, vedete? Ecco, cade solo leggermente indietro, e per esperienza, per aver provato, vi posso dire che piccoli squilibri in generale non fanno tanto dal punto di vista delle vibrazioni, ma in particolar modo se l'albero cade indietro anche di un po', anche così ad esempio, non vibrerà. Questo è provato su questi motori large frame. Concludiamo il discorso fluidodinamico per quello che riguarda il carter pompa, guardando prima un carter per volta e poi tutte e due insieme i carter chiusi, facendo la stessa prova che abbiamo fatto prima per vedere quanto è il passaggio adesso. Allora, mettiamo l'inserto, ecco qui. Allora, cerco di mettermi a favore di camera, così. Allora, al punto morto inferiore, ok? Adesso la situazione è questa, vedete? Ben altra cosa rispetto a prima, vedete? In questo modo può prendere bene il pacco lamellare, può prendere bene il segnale della marmitta. Perché è importante avere, diciamo, passaggio o comunque un po' uno spazio abbastanza libero col pistone al punto morto inferiore? Perché è il momento in cui travaso e scarico sono entrambi aperti al massimo della loro sezione. Quindi che cosa succede? Se la marmitta è efficace può dare un segnale al pacco lamellare. È soltanto questo il motivo per cui guardiamo questa cosa. Dall'altra parte, lato volano, chiaramente la situazione è migliore. Perché? Perché l'albero BGM già in origine ha questo taglio per bilanciarlo. Quindi andando a ubicare, vedete? Andando a mettere l'albero motore in prossimità del punto morto inferiore, noi avremo comunque una parte ben aperta. Tuttavia questo smusso che abbiamo fatto
è necessario perché altrimenti il transito è veramente scarso. Adesso chiudiamo il carter e osserviamo che cosa succede. Ecco, prima di chiudere il carter vi faccio osservare com'è la situazione, ecco, dall'interno. Quindi i gas possono fare questo. Vedete? Ecco, rispetto a quella che era la situazione iniziale abbiamo molto migliorato, perché adesso con il pistone al punto morto inferiore abbiamo un passaggio giusto, adeguato, in modo da poter sfruttare il segnale. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.